Bene, bene l'Inter, bene. Secondo tempo massiccio di sostanza, vigoroso. E tu devi arrivare a fine gara e dire abbiamo fatto tutto il possibile per vincerla sta partita. Ecco, nel primo tempo non l'avevo questa sensazione, nonostante fosse stato affrontato bene, no? Perché l'Inter era alta, una aggressione importante, vedi l'occasione di Bastone, no? La riconquista subito lì, vedi Di Marco, ma non avevo quella sensazione, no? A fine gara ce l'ho e come, ce l'ho e come. L'Inter ha fatto quello che doveva fare per vincere la partita. E poi quando fai questo puoi andare oltre, vai oltre l'episodio di Pio Esposito, sia nel primo che nel secondo tempo, anche se poi ci soffermiamo, perché io sono uno di quelli che mi piace così, no? Una strattonata mezzo e mezzo, più forse sì che no, mi piace, perché io non baratto, non ritratto perché gioca la mia squadra, mi piace. Però mi piacerebbe vederla sempre, un'interpretazione del genere, sempre. Ecco, questo è quello che chiedo. Ma come ribadivo prima, parlando della Roma, qua ogni giornata, ogni giornata agiamo l'opposto, esattamente l'opposto di quanto fatto prima. È ormai un comune denominatore. Ma c'è un altro giocatore che poi merita un discorso a parte. Lo dico già? Lo dico sì? Cialanoglu. Cialanoglu. Dobbiamo parlare di Akan Cialanoglu. Ovviamente non solo, Sucic, perché io sto vizio di pronunciarlo Sucic. Sucic. Akanji. La scelta di Bissek. Come è entrato anche questa volta Bonni. Sono tante le cose da dire, ma devo partire da Cialanoglu. Prima, come al solito, invito a spolliciare per appagare la sete, la fame, l'appetito dell'algoritmo, che come al solito ci mette i bastoni fra le ruote. Quindi spolliciate, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. Vi ringrazio per chiunque lo faccia, ma ringrazio tutti. Anche un commento, qualsiasi cosa è sempre ben accetto. Trovate tutti i profili in descrizione. Grazie, grazie di cuore. Metto in moto mi metto in moto. Come si dice? Mamma mia, non riesco, le parole mi dà un fastidio. Vi carico subito poi lo short sull'esultanza perché dopo il gol di Ciano mi sono scatenato, quindi di notte va altre gambe. Allora, sì, perché Cialanoglu era praticamente fuori per sua scelta, e di conseguenza noi tifosi, almeno io mi sento di dire che chi non voleva stare nell'Inter, chi non vuole stare nell'Inter non deve starci. E le due strade sembravano lì per separarsi. E invece rimane e si riprende il centrocampo dell'Inter, è Faro, è guida, è acqua nel deserto, è calcio Cialanoglu, cioè dette ai tempi, è incredibile. Quanti palloni poi recupera, quindi nelle due fasi, no? Nelle due fasi, l'apporto davvero davvero importante a Cancelliere. Poi fa un gol oggi che sblocca la partita di livello, il tiro da fuori, skill che mi sento dire che forse all'Inter ha quasi unicamente lui, quasi alla Stankovic, non esageriamo, però beh, tanta roba. E quindi di conseguenza poi devo andare a nominare chi secondo me è stato bravo a ricucire lo strappo. Secondo me è sempre ancora una volta Kivu. Cioè Kivu, prima di parlare di ogni discorso tattico, delle sue idee, di come comunque in piccola parte stia cambiando l'Inter, perché inizio a intravederle anche io le varie modifiche. È ovvio, l'Inter è così bella anche nell'estetica, nel dialogo, perché ci sono anni e anni di giocatori che giocano sempre insieme, che praticamente lo fanno a memoria, ma ci sono delle minuzie di cui andare a discutere certamente, però l'impatto più importante il Chievo lo dà in quello che trasmette ai suoi giocatori, come riesce a farsi portavoce e comunque è un po' una colla che tiene tutti, no? Tiene tutti attaccati. E Conciara secondo me è l'esempio perfetto perché è uno di quelli che c'era da lavorare
ribadisco, per ricucire uno strappo che c'è stato, non prendiamoci in giro. Eppure oggi parliamo di nuovo di uno dei centrocampisti davvero di un livello assoluto che è il mediano dell'Inter. È importante la sua prova oggi, veramente importante e impattante, ma l'Inter funziona, ribadisco anche per delle scelte di Kivu. Oggi con l'infortunio di Mikita sceglie Sucic, risponde bene, fa un gol bellissimo Sucic con la sua olata. Quando io vedo questi gesti da futsal, tanta roba, ma è sempre il primo controllo, quello che non sbaglia mai. È un giocatore che ancora deve, ribadisco, secondo me, per quello che vedo e intravedo, ancora tanti ovviamente margini di miglioramento, ma è proprio questo il bello. C'ha enorme potenziale e quindi bene, sono contento di aver visto questa sua prova. Sono contento che abbiamo un allenatore anche coraggioso, va detto, perché oggi, no, dopo tante critiche a Bissek è stato molto criticato, ragazzi. A Bissek gli sono state imputate tante colpe, tante responsabilità in passato, non dimentichiamocelo. E lo mette alla guida della difesa, o comunque il centrale difensivo. Io addirittura dicevo tra me e me, perché però magari mette a Kanji centrale braccetto lui? No, no, ha ragione Kivo, ha ragione Kivo. Akanji è perfetto in quel ruolo là, clamoroso. Akanji è un upgrade pazzesco, no? Io ero uno di quelli che dicevo sì, meglio lui che Pavard, ma non così, non mi aspettavo così. Veramente tanta roba Kanji. E bravo anche Bissek quest'oggi, che praticamente perde un solo duello in tutta la gara. Attenzione, perché un solo duello comunque perso in quel modo con Ken. Lì eravamo sul 2-0, no 3-0, mi sembra 2. Però devi stare comunque attento. Però mi sento di dire comunque alla prima, dopo tanto tempo, vederlo lì. C'era stato anche un altro uno contro uno poi è stato fischiato in fuorigioco, ma lì l'ha tenuto bene, è stato quasi praticamente sempre attento. È vero che per un difensore anche una sola sbavatura può costare cara, ma va bene così. Questo è un ottimo inizio e, e sono contento, come dicevo prima, di come comunque lavora più Esposito, ma soprattutto anche Bonni, che oggi entra dalla panchina e ancora una volta si procura un rigore, per farvi capire con che fame anche chi viene dietro, chi entra dopo. Ottimo, ottimo, veramente, dai ragazzi, io oggi non è una vittoria scontata, io non trovo mai, dalla prima all'ultima in classifica, tutte le partite, seppur la Fiorentina è un momento di difficoltà, non ha ancora vinta la prima partita in Serie A, però ho visto contro il Milan, l'ho visto anche stasera, sono squadre che poi magari si esaltano anche in uno stadio come San Siro, c'è da stare attenti e quindi molto bene. Ottimo, vince 3-0, il migliore della Fiorentina e De Gea, sono veramente soddisfatto, ecco, senza ombra di dubbio. Poi, ovvio, chiaro che bisogna confermarsi, c'è ancora la problematica di quanto affronti una squadra importante come il Napoli, scontri diretti, c'è sempre da migliorare, però quello che apprezzo, e parlo di Kivu, è che vedi, ha il coraggio di cambiare, vuole tenere la difesa alta, ha capito che se vuoi fare un determinato tipo di calcio, mi sa che Bissek può essere una soluzione, poi cambierà di nuovo in altre partite perché avrà magari un altro approccio, però ci prova, è coraggioso, entra nella testa dei giocatori, io sono veramente contento. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Da Neschio.